Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2024. Abbiamo la carta del giudizio, amici dell'Aquario. Periodo di presa di consapevolezza, periodo di illuminazione, quello di ottobre. Fa anche riferimento ai nuovi inizi come carta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e diversi link che potrebbero interessarvi, tra cui anche quelli dei corsi gratuiti. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica che parla dei chakra. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per questo mese, ragazzi. Che cosa sarete predestinati a vivere durante il mese? Prima andiamo a vedere le carte singolarmente, andrò a spiegarle e in un secondo momento andremo a vedere poi i vari settori: amore, lavoro, denaro. Bene, allora partiamo con un 6 di spade, un 10 di bastoni, asso di denari, 8 di coppe, 9 di denari, abbiamo un fante di coppe, un 8 di denari, un matto e un re di coppe che parcheggiamo qua. Bene. Potrebbe esserci qualche spostamento da parte di qualcuno. Può essere come uno spostamento di vedute. Giustamente abbiamo il giudizio, è un modo di vedere le cose che cambia. 6 di spade è una carta che parla di credenze limitanti, quindi probabilmente sarà un mese dedicato a monitorare, ad osservare il modo in cui pensate, le cose in cui credete, le cose che fondamentalmente sarebbero da buttare giù, perché normalmente parla di credenze legate all'infanzia, di cose che si sono imparate durante l'infanzia. Andiamo a vederlo. Ok, abbiamo mondo e carro. Può essere un modo di vedere. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente è un modo di come voi vedete la vita di un nomade, di uno che viaggia sempre o di una persona che è sempre in movimento, magari proprio per questioni di lavoro, cioè che idea avete della vita di quella persona? Questa è la prima cosa che mi è venuta. Perché comunque sia il mondo che il carro, che anche queste due carte qui mi parlano di spostamenti, mi parlano proprio di trasferimenti anche a lunga distanza. Magari state pensando come sarebbe vivere all'estero, come sarebbe vivere in un determinato posto o in un determinato modo, quindi magari da viaggiatore, come vi dicevo prima. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo un 7 di coppe, e un cavaliere di coppe.
Può essere che vi facciano delle offerte probabilmente, ragazzi, per cui ci sia tutto questo mettere in dubbio le cose che avete creduto fino ad adesso. Difatti poi qui abbiamo anche un asso di pentacoli, che mi parla di nuovi inizi. Andiamo a vederlo. Perché effettivamente qualche cosa si potrebbe concretizzare, proprio perché magari vedete, guardate, nuovo inizio anche con il matto, mi parla di una nuova avventura, di una nuova curiosità, di un nuovo viaggio. Anche il matto è una carta che parla di viaggi. Abbiamo un re di spade e un cavaliere di bastoni. Sento che è come se ci fosse questo input, questa spinta nel mese di ottobre ad andare oltre, a organizzare una nuova vita, mi viene, o un nuovo modo di vivere potrebbe anche essere. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Tre di pentacoli e regina di bastoni. Credo che questa nuova visione che avrete o questo lavoro che farete a livello mentale di destrutturazione delle credenze che vi siete portati avanti fino ad adesso è dovuto dal fatto che inizierete veramente a pensare come potrebbe essere vivere in quel modo lì, e quindi inizierà come a esserci una sorta di energia, una sorta di ideologia intorno ad un eventuale progetto. Ho come l'idea che proprio qualche cosa di nuovo bolla in pentola. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo la forza. Il 9 di pentacoli è una carta di grande indipendenza, e 5 di pentacoli. Di grande indipendenza, di grande autonomia, di una persona che ha un carattere forte, che si sa godere anche la vita. E qui effettivamente abbiamo sia la forza, ma anche questo 5 di coppe. Io credo che il 5 di coppe sia un po' legato all'8 di coppe, un po' la domanda è: cosa mi lascio indietro? Vale la pena lasciarlo indietro? Mi dispiace poi così tanto effettivamente lasciare indietro queste credenze, queste regole, questo modo di fare, questa vita. Andiamo a vedere il cavaliere, scusate, il fante di coppe, 4 di spade e asso di denari. Che interessante. È come se ci fosse ancora da ehm, come se ci fosse ancora da fare del lavoro effettivamente prima di iniziare. Probabilmente siete in una fase di cambiamento dove il mese di ottobre vi darà la possibilità di chiudere, perché qui avete il mondo, qui avete un 10 di bastoni, quindi sono carte di chiusura, e è come se steste valutando come sarà meglio ricominciare in questa nuova realtà, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Abbiamo un 6 di bastoni e un 5 di spade. Che interessante. Qui avete il 6 di spade. Credo sia prematuro questo mese, come vi dicevo, iniziare un qualche cosa. Cioè, più che altro, probabilmente qui con questo asso di denari è come se dovesse essere seminato un'idea, un'iniziativa, anche un dubbio per certi versi, perché la carta dopo è un 8 di coppe. Però qui abbiamo anche un 8 di pentacoli, come se ci fosse appunto ancora del lavoro da fare per permettere poi a questo matto di partire, di andare avanti come si deve. L'asso di pentacoli qui è al contrario, qui abbiamo un fante che comunque non ha ancora un'idea chiara delle cose, perché è agli inizi della sua carriera, della sua conoscenza. Andiamo a vedere il matto. 2 di spade. Sì, c'è un po' questa... Fate attenzione all'impulsività nel mese di ottobre, perché avete due volte il matto e questi dubbi un pochettino, la testa confusa. Due di spade, asso di bastoni
Asso di spade, ruota della fortuna e 3 di spade. Queste ragazzi le rimetto dentro, terrò buone solo quelle, però giusto per farvele vedere. Comunque un asso e un 10 anche qui, Allora, partiamo dai single. Ragazzi, la stesa finisce con un matto e un asso di bastoni, cioè il divertimento è garantito, come questa sensazione, ci potrà essere una nuova conoscenza, soprattutto se diciamo non avete nessuno in testa o se state aspettando qualcuno di nuovo, può esserci questa nuova fiamma, questa nuova amicizia, diciamo, ehm, passionale. Confesso che tra il 2 di spade lì, l'8 di coppe e il 7 di coppe ci potrebbe essere qualche cosa che non vi torna tanto di questa persona, però è un po' come se le carte vi dicessero ok, godetevi questo momento di respiro, godetevi questo momento di freschezza fondamentalmente. Non prendetela troppo sul serio perché siete ancora in fase di restyling e qui avete un 4, un 5, un 6 di spade come se doveste ancora schiarirvi le idee su certi temi inerenti alle relazioni in sé. Se avete qualcuno in testa, sento che qui, allora, può essere che vi lasciate indietro certe ideologie, come vi dicevo, a favore di farne entrare altre. Assicuratevi però di essere sulla stessa lunghezza d'onda dell'altra persona, perché ho la sensazione che ehm, potreste voler tante cose, vedere diciamo il futuro in modo più roseo di quello che effettivamente è. Cioè, il 7 di coppe è una carta che mi parla di illusioni. Quindi fate attenzione a non illudervi del fatto che la persona che state frequentando, solo perché magari è quello di cui avete bisogno in questo momento, insomma, che possa trasmutarsi in qualche cosa ehm, di più profondo. Cioè, se vi divertite, diciamo, in orizzontale, non è detto che sia la persona ideale anche per costruire una relazione. Quindi, siccome ci sono 4, 5, 6 di spade, quindi la mente è un po' confusa, state rivedendo un pochettino, secondo me, il modo di pensare nel mese di ottobre, fate attenzione a non farvi incastrare da certe ideologie, solo perché magari con quella persona condividete dei buoni momenti, perché ci sono delle risate, perché ci sono certe cose che sono affini, non è detto che si potrebbe tramutare in qualche cosa di più, soprattutto se vedete già le bandiere rosse. Se siete in coppia, devo dirvi che qui c'è come una sorta di apertura, per qualcuno ci potrebbe essere un viaggio, una nuova iniziativa, iniziare a parlare di un figlio magari per qualcuno, come un nuovo progetto. Ehm, sì, si potrebbe anche trattare dell'andare a convivere, o di andare a vivere insieme da qualche altra parte. Se siete in una relazione, diciamo incerta, ho come l'idea che non dobbiate tanto aspettare che sia l'altro o l'altra a prendere l'iniziativa. Cioè, buttatevi un po' nella mischia, mi viene da dire, abbiate anche un po' fiducia in quello che l'universo vi mette davanti. Adesso poi, vabbè, dipende sempre dalla situazione di ognuno, però qui ho come la sensazione che dobbiate un po' buttarvi, ecco. Se siete in separazione, ehm, se siete in separazione, ragazzi, qua ci potrebbe essere un ricongiungimento solo a scopo ludico. E soprattutto per voi vi dico, fate attenzione a non farvi abbindolare dalle false promesse. Vedrai che quando sarò libero, quando sarò libera, quando avrò quella roba lì, noi potremmo viverci la nostra storia. No, cioè, poi ognuno sceglie quello che vuole, però è anche vero che ognuno ha diritto di essere amato adesso, nel qui e ora. Va bene, parliamo di lavoro, ragazzi. Il lavoro lo vedo ben auspicato,
soprattutto per gli autonomi. Però partiamo da chi non ha lavoro. Sento che ci sono dei nuovi inizi, potrebbero anche essere ad una certa distanza da dove siete voi, potrebbero essere inizi anche all'estero, o potrebbero essere, diciamo, settori distanti dalla vostra esperienza, quindi come se fossero lavori nuovi che non avete mai fatto. Niente di duraturo purtroppo, cioè potrebbero essere quei lavoretti, che si rinnovano di mese in mese. Però comunque si muove qualche cosa, quindi non perdiamo le speranze. Per le persone invece che sono in un lavoro e sono occupate, mm, allora ho come l'idea che per qualcuno non sia così semplice andare a lavorare il mattino. Probabilmente non c'è un momento dove magari anche l'ambiente lavorativo, piuttosto che il tipo di lavoro che state facendo, non vi soddisfa al 100%, vorreste fare altro, avreste voglia di espandervi. Ehm, e vi dico che tenderete a isolarvi un po', a guardare un po' il vostro pezzettino di giardino in questo periodo, proprio un po' per togliervi dalla pesantezza emotiva che c'è, che qualcuno potrebbe vivere a livello lavorativo, e un po' per darvi la possibilità di, come dire, estraniarvi e di pensare alle cose, di alleggerirvi la giornata, no? Pensando magari a qualche cosa di positivo. Però vi dirò che c'è un gruppo di voi che ad un certo punto deciderà di iniziare una nuova strada lavorativa. Ok, qua abbiamo anche un asso di denari, qui abbiamo la carta del lavoro, qui abbiamo un matto che c'è anche qui e un asso di bastoni, e qui vedo un 9 di pentacoli. Quindi ho come la sensazione che la presa di consapevolezza sia nel dire ok, boh, basta, questa situazione a livello lavorativo è troppo pesante, ho bisogno di fare altro, ho bisogno di sentirmi vivo, viva, e quindi c'è come un'iniziativa, perlomeno vi informerete su che cosa vuol dire essere autonomi, ok? Per quello che riguarda invece chi è già autonomo, vi dico, lavoro non mancherà. Denaro, cercate come vi posso dire, di essere oculati con le spese, perché ho come la sensazione che potrebbero esserci delle spese impreviste per delle riparazioni a dei macchinari, a strumentazione, ok? Quindi, o se no, tenetevi un gruzzoletto da parte, un polmone, diciamo, per gli imprevisti. Però tutto sommato non vedo, insomma, né grosse entrate né grosse uscite si bilanciano abbastanza. Mm, ecco, diciamo che nel mese di ottobre, se potete, evitate di spendere per quello che è superfluo. Se c'è un qualche spesa che volete affrontare ma che potete magari rimandare a novembre, rimandatela. Se avete investito, se siete investitori, calmi. Diciamo che i risultati di ottobre potrebbero essere molto al di sotto delle aspettative, però anche qui portate pazienza, abbiate fiducia, è solo un mesetto. Se guardiamo quello che è l'evoluzione, diciamo, a livello di anima, quello che imparerete in questo mese di ottobre, è ad essere osservatori, prima di tutto di voi stessi. E poi è un po' come se riusciste ad osservare la dinamica del faccio questo perché così, e poi lì lo riempite voi. È come se vi rendeste conto di questa dinamica, di conseguenza si sradica, si scardina, no? Come questo pensiero inerente a questa dinamica. Certe volte abbiamo talmente bisogno, vi faccio un'ipotesi, di essere visti, che si fa di tutto con chiunque purché questa persona ci veda, purché il mondo esterno ci veda, e certe volte compiono scelte in funzione di questa dinamica intrinseca, dove magari noi siamo visti indipendentemente dalle scelte che noi facciamo o no. Ed è come rendersi conto che ho questa dinamica che mi limita, perché mi fa fare solo le scelte che mi fanno credere di essere visto o vista dagli altri, in realtà di fare le scelte che sento che mi riempiano l'anima. Spero di non essermi ingarbugliata con le parole. Va bene.
Se per caso avete progetti, ragazzi, ripeto, sento che è come se ci fosse un nuovo modo di vedere la cosa, di andare a fondo del progetto e quindi per qualcuno inizieranno proprio delle collaborazioni, eh. Potrebbe, appunto, soprattutto se iniziate un'attività autonoma o se parallelamente al vostro lavoro aprite anche la partita IVA e collaborate con qualcuno, vedo che sarà un mese pieno di responsabilità, ma anche pieno di entusiasmo, pieno di voglia di fare, pieno di azione, di passione, di poesia, mi dicono. Romantico anche un po', se vogliamo. Va bene, se guardiamo la lettura nel complesso, ragazzi, sento che ci sarà un nuovo modo di vedere la vostra realtà. Ho come questa sensazione che, ok, parto con una nuova carica, con una nuova visione, con una nuova grinta, ma soprattutto la nuova visione. Bene, andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. La coscienza. Che interessante perché qua viene raffigurato come una persona che, come dire, apre questo velo grigio e ne esce l'essenza della persona. È come un po' se vi dicesse, perché è il carro questo, e ce l'avete già qui, è come la scelta per se stessi, scegli quello che fa bene per te. E un po' si ricollega a quello che vi dicevo prima, no? Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli. Superficialità, 7 mesi. Qui fa vedere come dei disegni sul corpo della persona, a me ricordano molto i tatuaggi, è un po' come dire quello che si vede in superficie. Che interessante. E anche qui si tratta di togliersi questo velo che è quello che si vede fuori. E anche qui è un po' una rinascita. Ragazzi, io sento che da qui a 7 mesi, ottobre potrebbe essere, diciamo, il mese scatenante di questo inizio di cambio, se vogliamo, del tipo non mi fermo a quello che è la facciata, a quello che è superficiale, a quello che si vede all'esterno, ma vado molto più dentro. Qui avete anche un bellissimo 8 di coppe che è una carta di introspezione e quindi vado verso quello che fa felice il mio bambino interiore anche, no? Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, come vi risuona la lettura perché l'ho trovata molto molto intensa. Mi piacerebbe appunto sapere che cosa ne pensate, se vi ci siete ritrovati. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà o contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro, oppure potete abbonarvi al canale se magari preferite andare a vostro ritmo, se insomma è più da auto-organizzazione la sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!